Se è l'esperienza dell'autentico Wild West americano che cercate, è in Wyoming che dovete venire. Ma non lo dite a troppa gente perché uno degli aspetti più belli di questa destinazione è proprio l'assenza del turismo di massa. Un viaggio da fare assolutamente on the road per vivere da vicino la natura incontaminata, come quella della Medicine Bowl National Forest, dove d'estate c'è ancora la neve e un refrigerio rigenerante. Un luogo magico che regala spazi immensi, sconfinati e desolati, ma autentici, come il Butte Wild Horse Scenic Loop, approdo che vi riconcilierà con voi stessi, almeno quanto la Fleming Gorge Byway, che dispensa nei suoi 130 km di estensione una rassegna di paesaggi uno più bello dell'altro. Ma il Wyoming è soprattutto la terra dei cowboy e dei rodeo. Impossibile non rimanere estasiati davanti alle abilità di questi temerari, quasi tutti giovanissimi, che mantengono orgogliosamente in vita questa tradizione. Tutto questo in Viaggio con me. Questo episodio di Un Viaggio con me è letteralmente un on the road, un viaggio attraverso la meravigliosa terra del Wyoming, lo stato americano con la minore densità di popolazione di tutti gli Stati Uniti, un posto ideale per scoprire davvero la natura in modo autentico, spazi immensi, qui non c'è fretta, non ci sono code, non ci sono problemi di parcheggio. Quello che davvero si può vivere intensamente è il Wild West autentico e sorprendente. Quello che colpisce subito del Wyoming sono proprio gli spazi immensi e desolati. Pensate che qui abitano meno di 600.000 persone in un territorio grande quanto l'Italia senza le sue isole maggiori. Un luogo dove ci sono più mucche e bufali che cristiani e dove i vicini di casa potrebbero trovarsi a chilometri di distanza. Qualche eccezione c'è. Oltre alla capitale Cheyenne, una parvenza di umanità aggregata la trovate nella graziosa cittadina di Laramie, uno dei primi insediamenti che incontrerete arrivando da sud, dal Colorado. Questo punto di approdo è un buon viatico per entrare nello spirito del remoto West, con qualche chicca che vi consiglio di visitare, come il piccolo museo della locale ferrovia, un tempo fermata passeggeri della Union Pacific fino al 1917 e poi dell'Amtrak fino al 1983, mentre oggi è confinata a mero snodo merci con quell'atmosfera un po' romantica e decadente che vivrete spesso in un viaggio nel Wyoming. Laramie è famosa anche per altre curiosità. Qui, ad esempio, nel 1870 Louisa Swain fu la prima donna a votare, aprendo di fatto l'era del suffragio universale negli Stati Uniti. Non a caso il Wyoming è anche definito The Equality State, lo stato dell'uguaglianza. Troverete testimonianza di questa vincente storia nella simbolica Women's History House, gestita da un gruppo di attempate ma tenaci volontarie. La piccola cittadina di Laramie è anche la sede dell'unica università dello Stato, un centro educativo di buon livello, con rette piuttosto abbordabili e strutture decisamente accoglienti. Ma se vi piace la street art in questo improbabile luogo avrete a disposizione oltre una quarantina di murales, alcuni davvero molto belli, e minuziosi tour guidati sono a disposizione dei più motivati. Uscendo dai centri abitati, è la natura del Wyoming a offrire un biglietto da visita davvero speciale. Gli Stati Uniti sono pieni di meravigliosi paesaggi, ma qui sembra di poterli vivere in modo più intimo, più personale, perché il turismo è praticamente inesistente e luoghi come la Medicine Bowl National Forest sembra quasi un posto fatato.
Snowy Range Byway è una delle più belle strade che abbia mai percorso. Come tante delle tradizioni che sono ancorate nel passato, anche l'origine del rodeo è piuttosto sconosciuta. Si dice che sia ufficialmente nata con i grandi allevamenti di bovini, ma un posto e una data sono certi: 1872 Cheyenne. È proprio qui nel Wyoming che nasce ufficialmente il primo rodeo della storia. Per osservare da vicino un vero rodeo sono arrivato nella cittadina di Encampment, 450 anime in mezzo a nulla, dimensione piuttosto comune in Wyoming. Qui si svolge uno degli eventi più conosciuti della zona, anche se i rodeo più famosi sono quelli di Cheyenne e Cody. È un happening molto sentito, un po' come una festa patronale in Italia, un momento di ritrovo per tutti, grandi, piccini e anziani. Pensate che i rodeo vengono seguiti da oltre 40 milioni di fan e negli USA sono più popolari del golf e del tennis. E non si guadagna neanche male, gli atleti più famosi si portano a casa anche più di $1 milione all'anno. Fascino di questi ritrovi è proprio l'autenticità, tutta gente vera, tutte situazioni spontanee. Qui non c'è la sovrastruttura tipica degli sport professionistici, anche se chi si cimenta nelle varie discipline si sente un vero e proprio pro. La preparazione è infatti fondamentale, sia quella atletica che quella mentale, e qui in Wyoming le attività legate al rodeo vengono insegnate addirittura a scuola. Cioè, mentre noi in Italia durante le ore di ginnastica giochiamo a pallamano, qui si allenano a domare tori e cavalli selvaggi. Tra le varie discipline, proprio quella del bull riding, la monta del toro, è forse la più affascinante e sicuramente quella più pericolosa. L'obiettivo è rimanere a cavalcioni sull'animale per 8 secondi e si viene valutati in base alla posizione del corpo, al movimento delle gambe e al posizionamento della mano libera. Il punteggio massimo ottenibile è 100 e per dirvi quanto difficile sia questo esercizio, nella storia del rodeo solo un bull rider ha raggiunto questo numero, Wade Leslie nel 1991. Il connubio Wyoming e rodeo è solido e indissolubile. Non si può venire da queste parti senza vederne almeno uno. La vita da cowboy e cowgirls si svolge principalmente nei ranch e in Wyoming ne troverete tanti, ma pochi sono come il V-Bar Guest Ranch, un posto dove si può vivere la vera atmosfera della vita rurale americana, ma con stile e un pizzico di lusso. Qui infatti si può soggiornare per una vacanza lontano dai ritmi della città, ma sporcandosi le mani, se si vuole, con le tipiche attività di un ranch come la gestione delle mandrie o la scuderia dei cavalli. La proprietaria Carrie e la sua famiglia si occupano di questo posto da 4 generazioni e se cercate un'avventura particolare, qui la troverete di sicuro. Lungo le strade le soste significative, a parte la magnificenza di questa destinazione e dei suoi incredibili spazi, sono pochi, ma un break a Saratoga può essere una buona idea per toccare con mano lo scorrere lento della vita in Wyoming. Qui infatti sembra che nulla accada, anche se le persone, poche, che si incontrano sono sempre incredibilmente cordiali. Non vi consiglierei la pubblicizzata fonte termale di Hobo Hot Springs, poco più di una pozza di acqua calda, mentre potete sperimentare dell'autentica etnografia locale entrando in uno dei bar della zona, dove incredibilmente è concesso fumare,
ma a parte della buona birra e del buon whisky, lo stupore e il senso della visita finiscono qui. E se vi state chiedendo come sia la vita notturna in questi paesini, giudicate voi stessi. Diciamo che qualcuno potrebbe addirittura avere nostalgia delle balere romagnole. A parte la natura e la vita dei cowboy, in effetti il Wyoming non ha molto da offrire e lo dimostra il fatto che l'ente del turismo caldeggi tra le attività possibili una visita al museo della prigione Frontier di Rawlins. Una gita con un leggero gusto del macabro, confermato dalle prime battute del tour guidato dove, tra le informazioni di servizio, c'è anche il modo utilizzato in questo penitenziario per le esecuzioni capitali prima dell'avvento della camera a gas. Una impiccagione con botola idraulica. Bah. Un tour che a stento si giustificherebbe ad Halloween e infatti in quei giorni la prigione è sold out. Ma io onestamente suggerisco di investire il tempo per qualche altra esperienza più gratificante e tranquilla. Meglio allora puntare alla cittadina di Superior, che ha una storia piuttosto singolare e interessante, soprattutto per noi italiani. Questo luogo un tempo era infatti una florida destinazione legata all'estrazione del carbone con una forte manodopera proveniente proprio dall'Alto Adige e dal Trentino. Pensate che un nostro connazionale, Joe Bertagnolli, fu sindaco di questo luogo per 16 anni dal 1941. Oggi quelle antiche memorie vengono tramandate da un gruppo di appassionati come Frank Prevedel, che ogni tanto si ritrovano in municipio dove è stata allestita una piccola ma significativa stanza museo. Chiusa la miniera, come in tanti altri posti del Wyoming, anche Superior è diventata una città fantasma, che a vederla adesso ricorda proprio quelle ghost town nel remoto West. Gli Stati Uniti hanno sempre avuto un rapporto un po' strano con gli UFO, ritenendo che questo paese fosse prescelto dagli alieni per approdare sulla Terra. Tra le strane storie ce n'è una davvero curiosa proprio qui in Wyoming. A qualche chilometro di distanza dalla cittadina in mezzo al nulla di Green River, pensate che è stato costruito addirittura un aeroporto intergalattico. L'idea bizzarra è che questa striscia di terra possa rappresentare l'approdo principale per l'accoglienza degli extraterrestri, probabilmente in arrivo da Giove. È una storia un po' curiosa che non troverete facilmente sulle guide turistiche e neppure sulle mappe. Bisogna ingegnarsi un po' per arrivare fin qui. L'idea bizzarra è che in questo posto avrebbero potuto atterrare, trovando ospitalità terrestre, gli eventuali alieni in fuga da Giove, che nel 1994 fu colpito dai frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9. Ovviamente qui non è mai atterrato nessuno al momento, ma la striscia di terra lunga 1,5 km è rimasta e con essa il nome antisonante di questo luogo, Greater Green River Intergalactic Spaceport. Tra le curiosità del Wyoming ci metterei anche l'incredibile carenza di frutta e verdura, che non sembrano avere molti estimatori in zona. Immancabili invece le tonnellate di patatine fritte e improbabili succedani come il cactus fritto, a cui si aggiunge ovviamente la carne, che qui non manca di certo e che al supermercato costa la metà rispetto all'Italia. Detto questo, il pur ottimo stufato di bisonte richiede almeno un paio di giorni per essere digerito, ma in alternativa la cucina italiota la trovate dappertutto, con i famosi cheesy tortellini o il panino con il pollo. Ok. A
parte queste note di colore, è e rimane la natura la ragione principale per visitare il Wyoming, anche nella parte meridionale dello stato, destinazione di questo viaggio, proprio perché è decisamente meno conosciuta e inflazionata. Nelle vicinanze di Rock Springs, a 20 minuti di auto dallo spazioporto, troverete alcune attrazioni davvero suggestive, come la Pilot Butte Wild Horse Scenic Loop, un luogo magico che sintetizza alla perfezione lo spirito del Wyoming, terra sconfinata, supremo simbolo di libertà. E sono proprio i cavalli selvaggi a incarnare lo spirito autentico del Wild West, liberi di correre senza confini. Non è semplice incontrarli così da vicino, siamo stati davvero fortunati anche nel godere di questi incredibili panorami. Un'esperienza unica da non perdere assolutamente. La natura incontaminata e sovrana è anche quella che scoprirete percorrendo la famosa Fleming Gorge Scenic Byway, 80 miglia che sconfinano anche nello Utah e che regalano scorci davvero belli. Attenzione però a essere dotati di un'efficiente auto 4x4 e attenzione alle strade sterrate, impantanarsi non è affatto difficile, ve lo assicuro. Un ottimo scorcio di questo suggestivo scenario lo potete trovare a Buckboard Marina, dove chi vuole può persino salpare con la propria barca per godersi il piacere dell'infinito, l'elemento che amerete di più in un viaggio nel meraviglioso Wyoming.